e ben ritrovati. Buongiorno. Yuccu, siamo sempre qui su Charlie. Allora, breve riassunto di quello che abbiamo fatto. Lasciata definitivamente Tbilisi, ci è voluto un bel po' per il traffico. Nel video di ieri trovate tutto. Siamo andati a dormire in un'altra città che avevamo già visitato, ovvero la città di Gori, la famosa città di Stalin. Lì per lì siamo arrivati, avevamo necessità di fare diesel, non abbiamo subito trovato il distributore, abbiamo fatto un po' una ricerca, poi finalmente quando era entrata la riserva l'abbiamo trovato e abbiamo fatto il pieno. Il prezzo ve l'abbiamo già detto, per chi non lo sapesse, qui in Georgia è molto vantaggioso perché costa sui 90-95 centesimi di euro, quindi insomma ce ne fosse. Volevamo pienare di tutto, anche il serbatoio, le borsine della spesa, di tutto quanto. Ah, ecco perché l'acqua faceva schifo quando l'ho bevuta, c'era il rimasuglio del diesel. E poi, visto che era tardi, era buio e non guidiamo mai di sera, abbiamo cercato un posto per nottare lì a Gori, ma non c'era molta scelta, quindi abbiamo dormito nel parcheggio del campo sportivo. Tranquillo, abbiamo dormito bene. Stamattina è stato di trasferimento, siamo passati soltanto a visitare un monastero, il monastero di San Giorgio, velocemente, giusto perché c'era un parcheggio comodo per fare pranzo e c'erano i bagni pubblici per scaricare le acque nere, quindi diciamo è stato comodo per tutto. Vogliamo dare anche l'aggiornamento, quindi del portapotti. Noi praticamente tutti i giorni, o un giorno sì o no, cerchiamo di scaricarlo perché continua a perdere. Continua a perdere. Per chi ci seguisse da poco e non sapesse, qualche video fa, ora non mi ricordo quale, abbiamo spiegato il problema. Noi abbiamo un portapotti esterno, diciamo removibile, appoggiato diciamo sul piatto doccia. Ci siamo accorti pulendolo e smuovendolo che perde del liquido, e non è il liquido dello sciacquone, quindi è il liquido inferiore. Purtroppo un po' di cattivo odore lo fa. Non abbiamo però capito il punto esatto dove perde, se è dalla chiusura quella centrale a ghigliottina o da sotto, non lo so. Quindi purtroppo non è facile, perché dovremmo essere in un posto ben tranquillo con l'acqua corrente per pulirlo per bene, per vederlo. A volte non è fattibile, spesso non è fattibile, quindi È un bel problema. è un bel problema. Unito a quello del boiler che è sempre lì, Esatto. è sempre in essere. Sì, perché allora principalmente il motivo è che abbiamo trovato un tempo pessimo in questi giorni, quindi sempre pioggia, vento, eccetera eccetera, quindi anche per il lavoro al boiler Fede dovrebbe svuotare tutto il garage e appunto una giornata di sole mettersi lì e poi fare la riparazione o tentare di ripararlo. Per il portapotti invece, ai noi, pensiamo che non ci sia soluzione perché perde tantino, quindi vedremo in futuro come fare. Non siamo in Europa, quindi non funzionano bene le spedizioni, è un problema tutto. Anche cercarlo un altro, non si trovano negozi di articoli per i camper, vedremo, quindi ancora è tutto lì. Per ora facciamo così. Quindi dopo questi servizi, pranzo, siamo ripartiti in direzione Kutaisi. È una città abbastanza grande che avevamo già visto, quindi non ci fermeremo in città, ma siamo di passaggio e non lontano c'è una meta dove vogliamo arrivare. E sulla carta è una meta ambita, almeno tanto da me. Anche da Speriamo solo nel meteo, perché oggi è stupenda, oggi è veramente bella. Qualche nuvoletta. Stamani però pioveva come a dirotto. Sì, siamo partiti da Gori che pioveva. Però passate le montagne, il valico delle montagne a 1000 metri, ora siamo a 100 metri, dall'altra parte delle montagne, tempo perfetto. Domani è incerto, quindi vediamo. Infatti. Dipende tutto dal meteo. recall when we were young,
running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. Un'altra dogana? No, non è la strada di un'altra dogana. Già un parolone chiamarla strada. Dovremmo fare un paio di chilometri di questo sentiero, perché appunto strada pieno di ciottoli, buche, controbuche, buchettine, voragini, insomma, le pozze piene d'acqua, quindi non si vedono benissimo, però la meta è succulenta. Ci ritroveremo in Cina. Scusate, si va bene di qua? Sì? Ha detto di sì lei. Ciao. Ciao belline. Ehi. Bella giornata, vero? Seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Alla fine abbiamo raggiunto il posticino segreto. Tanto segreto non è, perché c'è altra gente. Vogliamo dire dove siamo arrivati? Siamo arrivati alle piscine sulfuree. C'è un po' di gente che fa già il bagno. Sì, ma sono 4 persone. Ci sono un paio di van già laggiù, il terreno intorno è molto ampio, però è pieno di fango perché è piovuto, come abbiamo detto nei giorni scorsi, e anche per arrivare qui la strada non è proprio spettacolare, perché sono un paio di chilometri tutta piena di buche, come vi dicevamo. Tutta in prima, tutta in prima. E quindi ci abbiamo messo un po', però insomma merita, almeno oggi con il sole siamo arrivati un po' tardi. Ora domani non mette una giornata fantastica, quindi decidiamo se fare un bagnetto stasera o al limite domattina. Infatti ora decidiamo. Io devo sentire se l'acqua è calda con il ditino. Vorrei anche ringraziare Armando di Vivere in Camper ma chi te lo fa fare. Giusto, che grazie. ci ha dato le coordinate di questo posto bellissimo e fantastico. È vero, grazie Armando, è merito tuo, perché sennò noi questo posto col cavolo che ci arrivavamo. C'è un cartellino su strada con scritto geyser, qualcosa del genere, a 2 chilometri con la freccia, ma è piccolo, non si vede. Quindi, e poi non è su una strada principale, insomma, è su una strada secondaria. Quindi grazie. Io mi auguro vivamente che sia calda l'acqua, poi mi butto. Qui dietro di noi ci sono ancora le montagne tutte innevate. Per oggi si sta veramente bene, ci sono 15 gradi e nonostante il sole sia prossimo ad andare giù, anche Marta è in felpa, quindi la dice tutta. Qui dietro ci sono le 2 piscine. Dobbiamo dire che c'è anche tanta spazzatura in questo posto. Abbiamo visto un sacco di plastica, bottiglie. Sì, purtroppo sì. È un vero peccato. È il luogo dove la gente viene a rilassarsi, dove fa picnic, e purtroppo siamo da capo. Non se ne esce, Non se ne esce, è il solito ragionamento, vengono qui per star bene e invece poi fanno star peggio la natura e poi anche loro stessi. E chi viene dopo? Qui si pascola tra i rifiuti, tra la plastica, le bottiglie. E poi ci sarebbero i bidoni qui, ma non ce la buttano la roba dentro, tutta di fuori. Siamo arrivati, ora faccio l'assaggio dell'acqua. Ah, è calda! È calda? Sì, è calda. È calda, quindi? Sì, quindi ci si butta. Questa è una delle 2 piscine che l'altra ora ci sono i bagnanti, non li riprendo. Vedete qui c'è tutto lo scarico dell'acqua sulfurea, tutta bella colorata. Qui c'è tutto questo pratino, lì c'è un veicolo Verlander, lì abbiamo un altro bel furgoncino camperizzato, abbiamo trovato degli italiani qui nelle piscine. Lui è italiano e lei è di Madrid, quindi troppo forte sentire parlare italiano. Ciao, di dove siete? Uno viene nei posti più sperduti del mondo, è incredibile. È strano perché quant'è che non sentiamo parlare italiano? Esatto. Vabbè,
abbiamo parlato con Barbara e Christian. Sì, fino a ieri. Fino a ieri, però insomma te l'aspetti, no? Mentre vai in un posto così, specialmente in mezzo al verde, non te l'aspetti. Fantastico. Allora abbiamo deciso che, visto che domani il tempo è molto incerto, noi ci facciamo un bel tuffo oggi, stasera, ora. Stasera, Subito, ora, adesso, costume, immediatamente. Costume e andiamo, insomma. Eccoci in acqua. Ragazzi, è bollente. È bollente. Bollente, bollente. Abbandonateci qua. Questa è bollente, questa vasca. È più profonda. Bella profonda. Lasciatemi qui. What's on your mind? I see that you are struggling. Why you wasting time to try to fix this on your own? You said you'd be alright, and round the corner is another day. Although I know È arrivato il primo cliente. Ma ne è arrivato anche il secondo. Secondo cliente? Secondo cliente, primo e secondo. Questo, signori, si chiama Progetto Mi Fido di Te. Ok? Vi piace? Loro si fidano. Vi fidate? Ti Ciao, fidi? bellino. Dallo sguardo direi di sì. A lui non gliene frega niente delle coccole. Lui vuole il Te cibo. invece ti fidi? Ti fidi di noi? Sì. Anche lui è bellino. Quello piccolino, c'era il terzo. Eccolo, vieni, giovane. Ora poi glielo do. Vai, vai, mangia. Lui ha già mangiato oggi. Vai lì. Tanto io la spazzo nella porta. Yes, thank you very much. Abbiamo questo bel cartello che ci raccomanda chiaramente di non gettare la spazzatura. Era tutto infangato, l'abbiamo tirato fuori dal fiume e questo signore che faceva il bagno nelle terme
ci ha dato una mano. Molto spontaneamente, l'ha preso, l'ha portato dentro le vasche e l'ha lavato e ora ci aiuterà a ripiantarlo nel terreno. Si è offerto spontaneamente e poi ha capito che stavamo pulendo, parla solo georgiano, quindi la comunicazione è limitata, è a gesti, però ci ha alzato il pollice e insomma caldamente ci ha fatto capire che apprezza la pulizia. Questo ci fa molto molto piacere. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno ragazzi, nuova giornata, siamo sempre qui in questo bellissimo prato verde con i cavalli, le mucche, le montagne nevate tutto intorno a noi, un luogo veramente bellissimo. Qui abbiamo la nostra antenna che abbiamo posizionato qui sullo specchietto laterale destro. In questa maniera riusciamo ad amplificare al meglio il segnale internet e abbiamo appunto una copertura maggiore. Anziché fascettarla, che poi dopo non la puoi levare più, con questa semplice corda molto semplicemente noi possiamo posizionarla e rimuoverla all'occorrenza. Marta è qui che lava i piatti. Tanto per cambiare, la lavastoviglie si è rotta ragazzi e quindi devo lavare a mano. E come si fa? Come si fa? Come si fa? Sono rimasti i piatti di ieri. Sì, esatto. Ieri sera siamo andati a letto stanchi morti. Non avevamo voglia, non avevo voglia e quindi l'ho lasciati tutti qua da lavare, ma stamattina mi chiamavano e quindi ora li lavo. Come vedete abbiamo già preparato la legna, abbiamo delle belle bistecche di maiale che aspettano solamente di essere cucinate. E Fede freme, come avrete capito. Io fremo, quindi ora prendiamo la nostra grigliettina e prepariamo tutto. Con il pannello solare stiamo ricaricando la nostra power station che a sua volta sta caricando il nostro impianto all'interno del van. Abbiamo le batterie praticamente all'80%, tutte e due, sia la Bluetti che la Victron, e quindi con questo sole sicuramente a fine serata avremo tutto al 100%. Praticamente noi utilizziamo la nostra power station come se fosse un generatore, ma anziché essere un generatore a benzina è un generatore solare, tutta energia gratuita ed infinita. Se siete interessati potete trovare giù in descrizione tutti i codici sconto per acquistare tutti i prodotti che volete, tra cui anche le power station della Bluetti, con degli sconti molto vantaggiosi. Prendiamo la nostra bella griglia che abbiamo comprato in Grecia, facciamo anche una piccola riparazione, una cosa semplicissima. Abbiamo questa padella con il manico che è un po' ballerino, quindi dobbiamo stringere questa vite, però ci vuole la punta, quella esagonale, la Torx, oppure va bene anche un cacciavite di taglio. Vai, ho trovato la chiave giusta, si dà una bella stretta. Olè. Ci è voluto un po' di tempo, perché questa padella è così da un mesetto circa. Ma Fede è bravo ma lento.
Oh, guarda, già meglio. Già meglio, un po' si muove, ma insomma. Ora gli do l'ultima stretta e ci siamo. Non si muove più! Non si muove più! Yuppie! Ed ecco qui la carne, c'è anche il piccolo aiutante, piccolo, tanto piccolo non è, Infatti. che è lì. Controlla la qualità lui. Controlla, sì, controlla la qualità. È buona, vai tranquillo, fidati. Mettiamola sul fuocherello, prendiamo l'acqua così si fa la fiammata, si spenge il bollente spiriti. Bistecche di brontosauro. Questi abbiamo trovato. Che spettacolo, mi sta già arrivando il profumo. Anche lui l'ha sentito, bisogna stare attenti. Sì, perché lecca, si lecca. si lecca già baffi. Il maiale non fa più. No, si stacca bene, quando si stacca bene benissimo. Eccoci qua. Eccola qui la carne nei piatti, abbiamo sempre l'aiutante che aspetta qualcosina. E quindi noi ora ci facciamo una bella mangiata di maiale. Buon appetito ragazzi. Buon appetito. Qui al Finalmente sole. una bella giornata. Maglietta a maniche corte, quant'era? A parte io, vabbè, comunque ce l'ho sotto. Dopo tanto tempo, una giornata di sole intera, perché da stamattina che c'è il sole, bellissimo. Ci voleva. Ho anche l'ultima birra della Grecia, la Fixella, che è buonissima. E niente, mangiamo e poi dopo ci rilassiamo. Eh sì, dai, stamani abbiamo lavorato, quindi oggi pomeriggio relax sotto il sole. Ragazzi, che mangiata che ci siamo fatti e che abbiocco. Oggi giornata... Abbiocco, per chi non lo sapesse, tradotto è una botta. Insomma. Una botta quando uno... Una botta post pranzo. Insomma. Dopo mangiato si sente bognolo. Ecco, vabbè. Traduzione del vocabolario toscano. I toscanacci. Che si fa un lavorettino prima di chiudere tutto. Fede, dovete sapere che non mi può vedere 5 minuti seduta e rilassata. Mi ero presa anche un librettino da leggere. No, non si può, perché lui scalpita, capito? Non ci sta fermo e mi coinvolge e gli vengono in mente queste idee. Ma si fa quello, si fa quell'altro. Io gli avevo detto di sì, purtroppo, quindi mi tocca alzarmi. E abbiamo da installare un accessorio che ci cambierà, che ci migliorerà. Esatto, se vi ricordate, qualche giorno fa, o meglio qualche video fa, siamo andati a fare un giro nel mercato di Tbilisi e ci siamo imbattuti, voi non l'avete visto perché lì non stavamo filmando, in una bancarella molto molto fornita, ci aveva tante cose interessanti. Una di queste ci ha colpito l'occhio e l'abbiamo comprata, anche perché il prezzo era molto vantaggioso paragonato con quelli italiani. Eh sì, era un accessorio che da tempo volevamo comprare e quale migliore occasione? Esatto. Quindi però va montato, va installato, diciamo così. Quindi secondo Fede è il momento giusto. È giunto il momento. Abbiamo trovato al mercato questa scatola made in Turkey, quindi è prodotto turco. 5 anni di garanzia. Vabbè. Che poi 5 anni di garanzia, vagliela riportare se non funziona. Comunque. Però nuovo, non è usato, Nuovo. ci teniamo a dire. Cioè aveva un banco con le cose nuove, vendeva cose nuove. Quindi ci è piaciuto e ora vedrete perché. Andiamo ad aprire. Noi l'abbiamo già aperto. Non l'abbiamo già aperto. Andiamo ad aprire questa scatola e vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo un nuovo miscelatore. Sembra bello massiccio. Bello massiccio, sembra anche migliore di quello che abbiamo attualmente. Ci sono I due tutti flessibili di ricambio. La cosa più bella è che questo si regola e si sagoma a piacimento, lo potete fare alto, così. Ci è piaciuto, a parte perché è di colore nero, come finitura del colore ci piaceva, ma la cosa carina è che il miscelatore che abbiamo
è fisso, quindi non si flette, mentre questo si può flettere, si avvicina al lavandino e possiamo usare, ruotando questa ghiera qui, la funzione doccetta. Quindi doppia modalità. Quindi o viene diretto o girando così viene a doccina. E l'altezza quindi possiamo deciderla noi, l'altezza e l'angolo diciamo di piegatura. Poi diteci se vi piace, scrivetelo nei commenti. A noi è piaciuto subito. Ve lo facciamo vedere montato e poi ci dite che cosa ne pensate. E non per ultimo vi diremo quanto l'abbiamo pagato. Esatto. Perché questi da noi costano una fortuna. Sì. E noi l'abbiamo pagato, ve lo diciamo dopo. Non è plastica, eh? No, no, è bello massiccio, è anche bello pesante. Sì. Qui vediamo la differenza tra i due miscelatori. Questo praticamente va installato in questa posizione in verticale, quindi il rubinetto dovrebbe venire di lato e poi sopra dovremmo mettere il tubo finale. In tutto questo però abbiamo un piccolo problema, ovvero la lunghezza di questa vite non è sufficiente a coprire il pianale. Vedete, se lo mettiamo in questa posizione ci mancano dei millimetri qui sotto. Ce lo immaginavamo, lo sapevamo, Ma sì, l'abbiamo anche visto. sì, esatto. È un problema che si risolve molto facilmente con l'utilizzo di una tazza Che non abbiamo. che però non abbiamo. Dovremmo praticamente andare a fare una svasatura sulla tavola dalla parte inferiore in maniera tale che questo dado possa entrare all'interno del pianale e stringersi sopra la vite del miscelatore. Quindi questo ora non lo montiamo. Ci procureremo più avanti questa tazza, diciamo, in modo da poterlo installare adeguatamente. Insomma, ecco, è inutile ora montarlo e fare un lavoro così alla carlona, quando invece va montato in un certo modo per far sì che chiudano bene le guarnizioni anche soprattutto. Quindi diciamo che al momento abbiamo pensato, correggimi se sbaglio ingegnere, sì, di lasciare la parte sotto del miscelatore che avevamo già comprato a suo tempo e sostituirgli, visto che abbiamo così visto ad occhio che sembra lui, sostituirgli solo diciamo la parte superiore con questa nuova. Come vedete ha una profondità sul lavandino diversa, rimanendo alta così. Spesso e volentieri quando laviamo i piatti purtroppo l'acqua, quando laviamo, ho usato il plurale, ma insomma quando lavo lava sempre lei. quando lavo i piatti praticamente l'acqua schizza sul top. Quindi per evitare questo infatti volevamo prendere qualcosa di più profondo, che scendesse più in basso, e questo, come vi abbiamo detto prima, è regolabile a piacimento. Si deve svitare abbastanza bene con la mano. Vai, è venuto. Prendo un attimo una spugna. La pompa è staccata ovviamente, Certo. e abbiamo già svuotato il tubo dall'acqua, quindi non c'è pressione. Andiamo a svitare questa parte, così a occhio sembra che ci abbia la stessa filettatura. Eccola. Un po' d'acqua c'è. Vedete? Vabbè, C'è un po' d'acqua. Si tampona, Si leva l'acqua da qui. un po' ci rimane sempre. E ora il momento tanto atteso. Andiamo a inserire. Vedi lì, ha la guarnizione, vedete? C'è una guarnizione, si inserisce questo e si va da quello lì. va battuta, quello l'anello bianco, vero? Vai, e questo si va a chiudere. Ad avvitare. Allora, vedete, abbiamo fissato il nuovo tubo che è regolabile in altezza, possiamo orientarlo in tutte le posizioni. Ora facciamo la prova del 9, ovvero accendiamo la pompa e vediamo se funziona, se perde acqua. È già in funzione doccetta, visto? Vedete? Così in funzione di doccetta. Se lo ruoto viene l'acqua dritta. Quindi la doccetta, vedete, posso lavare tutto il lavandino e andare con il getto dritto. Qui non perde niente. Bene. Quindi direi perfetto. Qui la chiusura adesso non va in battuta perché è un pochino più basso l'innesto rispetto al miscelatore da quest'altra parte, però abbiamo la guarnizione interna che tiene alla perfezione. Infatti qui non abbiamo nessuna uscita d'acqua. Se apro l'acqua, il rubinetto, qui non esce nulla, e possiamo comunque regolare nelle varie posizioni. Quindi direi che ci possiamo ritenere soddisfatti. E quando laverò sempre io i piatti posso, come vedete, abbassarlo, magari se è un piatto qualcosa di piccolo, così abbassandolo, diciamo, non
creerò, o ce ne andrà meno probabilmente, di acqua sul top, sul piano di lavoro della cucina. Insomma, il senso è anche quello, per preservare un po', perché È più comodo così. così è più comodo. Poi sinceramente diteci anche esteticamente se vi piace e che cosa ne pensate. Lo dovete immaginare col suo miscelatore, ripeto, perché questo è temporaneo. Sì, poi monteremo il suo, Quindi che è un po' più massiccio. vi faccio vedere, un po' più massiccio, è lucido, ovviamente ha la stessa finitura del beccuccio qui, e questo è diverso di colore, quindi ora è Praticamente temporanea. sarà la cosa. così col rubinetto Sì. di lato. Ci sembrava carino, no? Molto carino. Lavoretto, come detto, molto semplice, veloce, anche perché non abbiamo montato il miscelatore. Sì. Montare questo avrebbe comportato un po' di tempo in più, ma insomma. Soprattutto perché va smontato il top completamente, Sì. quindi Peccato che la vite sia corta, perché con la vite più lunga sarebbe sì. stato un attimo. Quindi sì, sicuramente questa ci voleva di un cincillino un pochino più lunga. Sì, qui abbiamo i due fori per inserire i tubi dell'acqua fredda e dell'acqua calda, e poi il miscelatore ci miscela la temperatura dell'acqua in uscita. Esatto. A noi è piaciuto, e voi che dite? Ce lo scrivete nei commenti se vi piace o meno? Poi nero, insomma, diciamo che stacca un po', ci piaceva. Ma la cosa più importante, quanto l'abbiamo pagato? Già, esatto. Ragazzi, questo miscelatore completo ci è costato, al cambio ovviamente, 17 euro. 17 euro, 17. Non 170 euro. 17. Perché questi miscelatori di questo tipo vanno dai 90 ai 150 euro. Noi l'abbiamo visti con prezzi abbastanza importanti in Italia prima di partire, non sappiamo adesso, però insomma sinceramente a 17 euro ce la siamo voluta giocare, del tipo se va bene per un po' bene così, se funziona bene, altrimenti abbiamo buttato solo 17 euro. E non è di plastica, No, è massiccio. È materiale massiccio fatto bene, fatto veramente bene. Quindi insomma per questa cifra abbiamo fatto un regalino a Charlie, ma soprattutto a noi stessi, anzi Più a lei, a me. diciamo a lei, dai, diciamo le cose come stanno. A questo punto direi di chiudere il video qui. Noi torniamo a rilassarci sul prato, a goderci queste ultime ore di luce. C'è da lavare ancora i piatti, C'è da lavare i piatti, però Vuoi provare? però sarà un lavaggio più bello e confortevole. Sì, esatto, più confortevole, dai. Ragazzi, grazie di aver visto il video fino a qua. Iscrivetevi al canale, per chi ovviamente lo diciamo sempre, per chi non fosse già iscritto, un mi piace e niente, iscriveteci nei commenti, a noi fa sempre piacere. Ringraziamo anche di cuore tutti i nostri sostenitori al canale, sia Patreon che in abbonamento a YouTube. Un abbraccione dai due toscanacci. Però vorrei aggiungere un'altra cosa: se volete le nostre magliette, Giusto. le trovate nel nostro negozio, dove abbiamo tantissimi gadget, dalle tazze alle magliette, Esatto. agli zaini, quindi date un'occhiata, trovate il link in descrizione. È primavera, sta arrivando la primavera, l'estate, il tempo buono, quindi regalatevi una maglietta dei Tickets. A noi fate un piccolo regalo e anche per voi stessi. Di nuovo un abbraccione. Al prossimo Alla video. prossima. Ciao, Ciao. ciao, ciao.